Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video, come potete vedere, è relativo all'oleodinamica, allo studio dell'oleodinamico, delle valvole che fanno parte dell'oleodinamica di base. Parlerò di valvole di messa a scarico. Vedremo questo circuitino e questo qui è la sezione di una valvola di messa a scarico. Ma andiamo a vedere di cosa parleremo. Innanzitutto, una valvola di scarico fa parte di quel gruppo di valvole che sono generalmente chiamate valvole di controllo della pressione. Quelle del colesterolo non le hanno, almeno per l'aerodinamica, non ci sono ancora. Cosa hanno le valvole di controllo della pressione? Hanno la funzione di limitare, ovviamente se è un controllo della pressione, di limitare la pressione e proteggere il circuito da eccessi di pressione. Si dividono ci sono valvole limitatrici o di massima pressione, di sequenza, valvole di scarico, che è quella che vedremo in questo breve video, di riduzione di pressione, bilanciamento, interruttore di pressione, pressostati e trasduttori. Ma cosa sono e a cosa servono queste valvole di scarico? La valvola di messa a scarico sono valvole normalmente chiuse, che si aprono automaticamente quando viene raggiunta la pressione predefinita, facendo in modo di scaricare il fluido che arriva dalla pompa nel serbatoio o in un altro punto del circuito. Ecco, queste sono due valvole di scarico e questo è il simboletto. Abbiamo l'ingresso del pilotaggio, la pressione che arriva dalla pompa e il pilotaggio lascia che la pressione, l'olio in pressione ritorni allo scarico. Ovviamente quando viene superata la pressione, quando viene il valore di soglia che è impostato attraverso questa manopola. Nei sistemi oleodinamici sono componenti essenziali. Abbiamo capito che servono a deviare il flusso dell'olio direttamente nel serbatoio. Quando? Quando il sistema è inattivo o raggiunge la pressione di taratura. Se il sistema è attivo, perché l'impianto deve continuare deve continuare a subire la massima pressione? Non c'è motivo, quindi si usano queste valvole. Il loro scopo principale è azzerare lo sforzo della pompa, proteggendo l'impianto da danni e anche evitando il surriscaldamento del fluido, riducendo così il consumo energetico. Questo è il funzionamento, vediamo due immagini, questo qui quando è normalmente chiusa, questo a destra invece quando è azionata. Ho colorato di rosso la pressione, quindi la P è il fluido di pressione che arriva dalla pompa e vedete che agisce sulla spola, sulle due facce della spola che è quella in blu, ma siccome le facce della spola hanno lo stesso diametro, lo sforzo è uguale, le forze sono uguali, quindi si annulla e la spola rimane in quella posizione. Guardate che la spola si sposta verso sinistra vincendo la forza della molla che è stata darata dalla manopola attraverso il pilotaggio. Quando la pressione di pilotaggio vince la forza della molla, sposta la spola e permette al liquido in pressione di ritornare allo scarico al serbatoio indicato con la lettera T. Differenza con le valvole di massima pressione. Nel mio canale YouTube, per quanto riguarda la playlist olodinamica, trovate anche un video dove parlo delle valvole di massima pressione e anche di molte altre cose che riguardano l'olodinamica. Ma ritornando alla differenza tra le due. In un circuito olodinamico, la valvola di massima pressione cosa ci garantisce? Massima pressione, sicurezza. Evita le sovrappressioni. Quindi quando la pressione è troppo alta si apre la valvola di massima pressione per evitare di rovinare parti dell'impianto, mentre la valvola di scarico o di messa a scarico ottimizza l'efficienza energetica. Quindi uno garantisce la sicurezza e l'altro l'efficienza energetica. Perché usarle entrambe in un impianto? Perché hanno compiti diversi ed entrambe sono necessarie per proteggere l'impianto e ridurre il consumo di energia. Abbiamo parlato di efficienza energetica,
e non solo riduce il consumo di energia, ma riduce anche il surriscaldamento dell'olio. Quindi, se il circuito utilizzasse solo la valvola di massima pressione, in questo caso, l'impianto sarebbe costantemente in sovraccarico nei momenti di fermo macchina e quindi l'olio continuerebbe ad essere spinto contro una soglia di pressione elevata. E cosa succede? Trasforma tutta l'energia idraulica in calore e ci spreca anche energia elettrica, carburante, con un rapido degrado delle caratteristiche dell'olio e dell'usura della pompa. La valvola di scarico invece permette di azzerare lo sforzo della pompa nei tempi morti del ciclo, intervenendo prima della valvola di massima. Comunque, la valvola di massima resta comunque indispensabile, anche se non vogliamo utilizzare la valvola di scarico, quella di massima ovviamente in un impianto ci deve essere, per proteggere il sistema durante il normale movimento degli attuatori. Adesso vedremo con il software della Fluid Sim della Festo Didactic un piccolo esempio di impianto di animazione e visualizzazione del nostro circuitino. Ed eccoci nel software Fluid Sim per l'idraulica. Il circuitino è già preparato, adesso vi descrivo i componenti, anche se immagino che la maggioranza conosce. Questo qua è un cilindro a doppio effetto che trovo qui sugli attuatori. Questa è una valvola di distribuzione 4-3 a centri chiusi. Questo è un manometro. Questo qui mi rappresenta il motore con la pompa. Invece di prendere direttamente la centralina, questa qui, dove trovo il motore, la pompa, la valvola di scarico, il manometro e tutto il resto, posso utilizzare anche questo, dove vado a modificare i parametri per quanto riguarda i giri al minuto. Per quanto riguarda i centimetri cubi ho messo un motore di 7 centimetri cubici, vabbè, si può modificare con un massimo da 1 a 1000 e la massima pressione, insomma, si vanno a sistemare i parametri. Questa qui è la mia valvola di massima, questa è la mia valvola di scarico e questa è la mia valvola invece di sicurezza, la valvola di massima pressione. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco, vedete che nella fase di macchina ferma la pompa sta ovviamente mandando in pressione la valvola di distribuzione a centri chiusi, quindi di qua non può passare, qui il fluido è bloccato e ovviamente per risparmio energetico, evitare il riscaldamento dell'olio, fa in modo che la valvola a scarico rimandi l'olio al nostro serbatoio, mentre con la valvola di massima pressione no, perché è impostata a 100 bar, qua invece abbiamo una pressione di 61 circa. Vediamo cosa succede quando il nostro cilindro è azionato. Ecco, vedete che quando arriva a fine corsa è in scarico. Vado a vedere un attimo cosa succede, forse ho sbagliato la 60 e 79, adesso non mi ricordo quant'era, andiamo a vedere di nuovo qual è la massima pressione così che le regoliamo. 60 e 95, quindi faccio in modo che questa qui si apra quando è 60 e 95, quindi vado a regolarla la pressione dell'impianto, del mio circuitino. Quindi posizione, quando invece va ad azionare, vedete che non va in scarico solo quando è arrivato a fine corsa e quindi la pressione che arriva all'interno del cilindro e la pressione qui aumenta, supera quella della valvola di scarico, Poi facciamo meglio vedendo la simulazione rallentata, facciamo 1 a 5, la diminuiamo fino al 20% della sua simulazione, così vediamo meglio. Ecco, posizione di fermo, la valvola va a scaricarsi, vedete che non sta andando in scarico perché spinge il cilindro, quando arriva alla fine aumenta la pressione e quindi
la pompa, il fluido ritorna al serbatoio. Così ovviamente ritorna al serbatoio in questo modo. Questa fase che spinge indietro per tornare, la valvola non è attivata, si attiva quando ha finito, perché ovviamente il fluido continua a spingere, c'è un aumento di pressione nell'impianto, arriva a 60,98, mentre questa qui è messa a 60,95, qualcosa in meno, e quindi permette il rientro al serbatoio. Vedete che la valvola di massima pressione non viene intaccata perché si attiva solo quando arriva ad una pressione di 100 bar. Ovviamente il video non riguarda il funzionamento della valvola di massima pressione, perché la valvola di massima pressione, vi dicevo, c'è un video apposito sul mio canale. Quindi il video è completato, spero che vi sia piaciuto, che sia interessante. Se è interessante iscrivetevi al canale. Buona continuazione con la vostra navigazione e arrivederci al prossimo video.